Come costruirsi una reel efficace partendo da zero. Ciao a tutti e bentornati su Keep Rolling. Nello scorso video vi ho spiegato che cos'è una reel, che non è da confondere con lo show reel, vedremo dopo le differenze. In questo secondo capitolo voglio darvi dei consigli utili su come creare una reel partendo da zero e diventare così appetibili per chi vi commissionerà i vostri lavori, quindi le case di produzione e le agenzie pubblicitarie. Facciamo un piccolo recap di che cos'è una reel, ma vi ricordo sempre che se vi siete persi lo scorso video lo potete trovare nella scheda qui sopra o in descrizione. Una reel è il portfolio di un regista, quindi la selezione dei suoi migliori lavori che in un qualche modo devono trasmettere anche il suo stile registico, la sua estetica, per renderlo riconoscibile alle varie case di produzione che andranno poi a coinvolgerlo nel pitch e quindi nella gara pubblicitaria. Come sempre vi chiedo di supportare il canale, di attivare la campanellina qui sotto per rimanere aggiornati e vi prego commentate i video, fatemi sapere cosa ne pensate, se ci sono dubbi, se ci sono tematiche o argomenti che volete approfondire, così che io possa avere degli spunti anche per creare i prossimi video. Allora, nello scorso video vi ho detto che una reel non deve essere una cozzaglia di tantissimi lavori, l'uno differente dall'altro. Quindi insomma non è conveniente inserire nella vostra reel il video del matrimonio insieme al videoclip musicale, insieme al film emotional o il cortometraggio indipendente che avete appena realizzato. Piuttosto la vostra reel dovrebbe comunicare una sorta di fil rouge stilistico ed estetico che possa rendere riconoscibile la tipologia di lavoro su cui siete focalizzati, i generi pubblicitari in cui vi muovete, così che un producer di una casa di produzione possa capire immediatamente che tipologia di lavori possono essere in linea con la vostra visione registica. Vi ricordo che il vostro obiettivo è quello di creare una reel accattivante, chiara, che possa in un qualche modo aiutarvi a far breccia nel mondo della regia pubblicitaria e rendervi interessanti per tutte le case di produzione e i team creativi che ci sono all'interno dell'industria pubblicitaria. L'obiettivo finale è quello di lavorare di più, costruirsi col passare del tempo una reel veramente efficace e aumentare anche la vostra reputazione all'interno dell'industria. Allora, consiglio numero 1. Quello che vi ho appena detto, quindi evitiamo di creare una reel con una cozzaglia di lavori, cerchiamo di creare piuttosto una reel con una manciata di lavori, pochi lavori ma connessi in un qualche modo da un fil rouge stilistico ed estetico. Consiglio numero 2. Se volete far breccia nel mercato pubblicitario, è inutile mettere in prima linea formati distanti dal formato pubblicitario, quindi cortometraggi o video che durano 5-6 minuti, perché i producer e le agenzie pubblicitarie cercheranno nella vostra reel degli spot o comunque dei formati che in un qualche modo si possono avvicinare al classico formato televisivo, quindi il 30 secondi pubblicitario. Poi se avete lavori da 1 minuto e 30 non è un problema, però è inutile inserire reel, soprattutto in prima linea, cortometraggi da 11, 12, 13 minuti o videoclip musicali da 5 minuti, ecco. Questo secondo consiglio è utile non solamente perché è logico, questo consiglio è anche utile perché molto spesso, se ci fate caso, e io ci faccio caso spesso, analizzando magari le statistiche di visualizzazione dei vostri video su Vimeo, le analytics di Vimeo, succede che il tempo di visualizzazione è estremamente basso. Cioè, molte persone guardano il 10% dei vostri film pubblicitari e considerando che stiamo parlando di 30 secondi, capite bene che è veramente pochissimo il tempo di visualizzazione. Molto spesso mi capita di notare dalle analytics che i miei video vengono guardati solamente per 3 o 4 secondi, cioè un tempo veramente limitato dove non si riesce neanche a capire il principio di narrazione che può avere quel determinato film.
E mi capita anche quando la certezza matematica che quei film li sta guardando il team creativo di un'agenzia pubblicitaria che sta gestendo un pitch in cui sono coinvolto. Per cui cosa significa questo? Che i vostri lavori fanno schifo? No! Significa che i team creativi delle agenzie pubblicitarie devono guardare un sacco di reel perché magari stanno in un qualche modo sono coinvolti in più gare pubblicitarie e hanno ricevuto un sacco di proposte regia da parte delle case di produzione e per ogni proposta di regia, come vi dicevo negli scorsi video, devono magari visualizzare 4-5 film per ogni regista, quindi molto spesso il loro tempo d'attenzione è veramente limitato proprio perché sono in un qualche modo oberati da un sacco di reel da guardare. Quindi è molto importante che la vostra reel fin dai primi secondi possa trasmettere veramente qual è la vostra visione registica, perché molto spesso appunto le agenzie magari riescono già a captare in quei pochi secondi che siete perfetti per andare perlomeno in short list nella gara e poi in un secondo momento andranno ad analizzare con più calma i vostri video e l'intera durata dei vostri film pubblicitari. Prima di consigliarvi come costruire una reel da zero, però ecco che voglio analizzare anche una piccola differenza di cui parlavo di inizio video. La differenza tra reel e showreel. Molto spesso mi capita di sentire o di ricevere messaggi da videomaker che mi propongono il loro showreel, e cioè un montaggio di 1-2 minuti che in un qualche modo include tutti i loro lavori montati anche in maniera serrata, accattivante, eccetera eccetera, che sono anche dei video piacevoli da guardare. Però in realtà, ragazzi, lo showreel non è quello che i producer cercano. Cioè lo showreel va bene se siete dei direttori della fotografia. Lo showreel funziona anche per le case di produzione che in un qualche modo in un unico montaggio vogliono far vedere magari a un'agenzia pubblicitaria tutti i grandi clienti per cui hanno lavorato. Però per voi registi lo showreel serve a poco, perché un team creativo, un'agenzia pubblicitaria, vuole vedere i vostri singoli lavori per capire come trattate la regia, come trattate la narrazione, l'acting di quei lavori. Va da sé che se voi montate uno showreel con una musica extra diegetica, un beat anche accattivante che accompagna tutto il montaggio, però all'interno del montaggio non si riesce a captare come avete diretto alcuni passaggi drammaturgici, come avete diretto gli attori, che tipo di movimenti di camera avete utilizzato per raccontare un determinato passaggio dello storyline, questa cosa è abbastanza inutile, no? Anch'io in passato ho editato il mio showreel, però sicuramente non è l'arma vincente per conquistare i producer delle case di produzione, perché l'agenzia pubblicitaria vi ha coinvolto nella gara per proporvi un lavoro che ha una narrazione che va da un punto A a un punto B e vuole vedere come trattate i vostri lavori nella stessa maniera. Eccoci finalmente nel climax di questo video, e cioè come costruire una reel partendo da zero o quasi. Allora, quello che vi sto per dire è un suggerimento che non ha un valore assoluto ed è il frutto dell'esperienza che ho accumulato in questi anni facendo un sacco di errori inizialmente, creando delle reel che erano poco appetibili, dove non si capiva niente, proponendo magari uno showreel in testa a tutti i miei lavori pubblicitari, e quindi insomma adesso sono arrivato ad avere una reel che in un qualche modo funziona. Molto spesso mi capita anche di non avere più la necessità di mandare i nuovi lavori alle case di produzione, perché in un qualche modo la mia reel viene visualizzata costantemente da potenziali committenti, quindi case di produzioni ed agenzie pubblicitarie. Allora, costruirsi una reel da zero. Ovviamente se siete qui è perché qualche lavoro come videomaker l'avete già realizzato. Quindi quello che vi consiglio di fare io è sicuramente in primis fare un'analisi dei vostri lavori, riguardarli, cercare di scartare magari i lavori più datati o quei lavori distanti dal formato pubblicitario, non solo in termini di durata del lavoro ma anche in termini di grammatica e linguaggio. Per farvi un esempio, un lavoro con delle interviste corporate dovrebbe essere scartato dalla vostra reel se volete far breccia nel mercato pubblicitario. Per cui analizzate i vostri lavori, create una top 5, diciamo,
dei vostri lavori migliori che possono trasmettere il vostro stile, che allo stesso modo abbiano un po' la parvenza di essere dei lavori riconducibili perlomeno al linguaggio dello spot pubblicitario. Poi anche se non sono spot a tutti gli effetti va bene lo stesso. Se avete girato per esempio dei corporate aziendali in cui avete montato delle interviste ma anche delle immagini accattivanti, dei processi, non so, che vengono fatti in quella determinata azienda, allora considerate l'idea di rieditare i vostri lavori, di portarli a una durata di 30-40 secondi, cercando di creare un filo logico e drammaturgico, inserendo delle belle immagini e quindi dargli la parvenza di uno spot pubblicitario. L'obiettivo è arrivare appunto a un 3-5 lavori di questa tipologia. Fatto questo, se la vostra reel, la vostra vetrina risulterà ancora troppo acerba e poco professionale, ecco che avete una seconda carta da giocarvi che vi consiglio fortemente, e cioè la carta dello spec commercial. Cos'è lo spec commercial? È uno spot speculativo, quindi un lavoro pubblicitario che non vi è stato commissionato, ma che avete scritto, prodotto e diretto voi stessi per dimostrare a delle case di produzione, dei produttori, quello che sapete fare come registi pubblicitari. È un'arma che dovrebbe spezzare il paradosso del necessitare una reel per ottenere dei lavori, ma non avere la possibilità di costruirsi una reel perché non vi vengono commissionati dei lavori. E allora cosa fate? Con lo spec commercial vi create voi uno spot. Non preoccupatevi se vi sembra un po' di imbrogliare il sistema. In realtà questa è una pratica molto comune, soprattutto negli Stati Uniti, ma all'estero in generale, e anche in Italia ormai è un qualcosa in qualche modo di tollerato e anzi di efficace per potersi costruire una reel ed arrivare ad ottenere i primi lavori. Le case di produzione, come vi ho detto, hanno la necessità di vedere se ci sapete fare col linguaggio pubblicitario, sia in termini di drammaturgici, sia in termini stilistici, ma anche ed estetici. Quindi, anche se lo spec commercial è un po' un vostro investimento personale, potrebbe essere la carta giusta per attirare l'attenzione dei producer. Oltretutto, lo spec commercial è un investimento economico, sì, ma può essere molto divertente, perché ricordatevi che come registi pubblicitari voi andrete ad eseguire, mettendoci la vostra visione registica e creativa, ma andrete ad eseguire delle creatività che non sono state scritte da voi, ma sono state scritte da un team creativo di un'agenzia pubblicitaria. E realizzando uno spot speculativo invece avete la possibilità di sbizzarrirvi anche sull'idea creativa, senza nessun vincolo da parte di clienti, agenzie pubblicitarie e case di produzione. È vero che è un investimento, però potete in un qualche modo essere anche furbi nel creare il vostro spot speculativo, magari senza investire tutto quello che avete, ma magari realizzando più spot speculativi. Allora, i vantaggi sono tanti, perché innanzitutto potete coinvolgere magari un team di professionisti o amici o colleghi che si occupano magari di direzione della fotografia, di scenografia, magari avete degli amici attori. Lo spec commercial è l'occasione giusta per coinvolgere questi amici e farli recitare senza chiedervi cachet esorbitanti nel vostro film pubblicitario. Un altro vantaggio è quello che potete sperimentare il vostro stile, iniziare a capire esattamente in che direzione volete andare come registi. Io personalmente ho realizzato più spot speculativi, anzi uno ve lo metto qui in descrizione, uno spot speculativo comedy che mi ha aiutato ad ottenere altri lavori. E gli spot speculativi non sono delle operazioni che vengono fatte solo dai registi alle prime armi. Soprattutto all'estero, anche registi con nomi forti e una grande reputazione si trovano molto spesso a realizzare spot speculativi come esercizio di stile, o magari perché nella loro reel gli manca un determinato genere, una determinata narrazione utile per ottenere altre tipologie di lavoro. Quindi insomma, non vergognatevi degli spot speculativi. Oltre ad essere efficaci per la vostra reel, sono anche una bella palestra per iniziare a lavorare sul set con altri collaboratori, iniziare anche a produrre, ad occuparsi a 360 gradi di tutto il vostro film pubblicitario.
pubblicitario. Ci sono due macro modi per fare degli spot speculativi. Allora, uno è quello di inventarsi un brand di sana pianta. E nel mio caso, sullo spot che troverete in descrizione, mi sono inventato un brand, ho inventato una creatività legata a quel brand e, se non sbaglio, avevo addirittura acquistato il dominio di questo brand per dare una parvenza di realismo a questa operazione. Però forse il modo più efficace, poi dipende dal genere, è quello di girare uno spot speculativo di un brand già esistente. Questa cosa è legale, non preoccupatevi, è legale dal momento in cui inserirete nella vostra reel il vostro spec commercial, magari dichiarando nelle descrizioni, o ancora meglio alla fine dello spot con un titolo di coda, che si tratta di uno spot speculativo. Vi invito a fare ricerca di spec commercial su YouTube e su Vimeo, ne troverete a bizzeffe, quasi tutti Nike o Adidas, però insomma ne troverete veramente a bizzeffe. In ultimo vi ricordo, girare uno spot speculativo è anche una buona occasione per iniziare a lavorare con direttori della fotografia, scenografi, attori e tutte le altre maestranze che ritroverete poi nei vostri set, sui lavori commissionati. Una volta che avete messo in piedi la vostra reel, avete 5-10 film o anche 4-5 film efficaci che trasmettono in qualche modo il vostro stile, che hanno un linguaggio pubblicitario, ecco che potete finalmente proporvi alle case di produzione. Anche questo passaggio è sensibile, perché non dovete fare alcuni errori molto ingenui, cioè quello di avere la vostra reel ben fatta sul vostro canale Vimeo o il vostro sito internet e iniziare a contattare a tappeto le case di produzione. No, evitate questa cosa, perché vi giocate tutte le carte subito e perché stalkerizzare non è mai una buona mossa e non è neanche una cosa bella da fare, ecco. Quindi quello che vi consiglio io è, una volta che avete la vostra reel, cercate molto semplicemente su Google le varie case di produzione pubblicitarie in Italia. La maggior parte si trovano a Milano, ma c'è qualcosa anche a Roma e in altre città italiane. Guardatevi le loro reel e cercate di capire quali di queste case di produzione hanno una reel in linea con la vostra poetica o in linea con la vostra reel. Magari evitate inizialmente di mandare la vostra reel alle case di produzione giganti e ve ne accorgete quali sono le case di produzione più grosse, più famose. Magari cercate di contattare quelle realtà più giovani che hanno la necessità di essere contattati magari da registi come voi, che magari non operano ancora su budget incredibili, ma cercano nuovi talenti come voi, con cui fare una chiacchierata e con cui molto probabilmente collaborare insieme. Cercatene 3-4 e molto gentilmente mandate via mail anche solo 2-3 film della vostra reel. Non fate l'errore di scrivere "ciao, sono Mario Rossi, questo è il link alla mia reel", perché difficilmente un producer, se impegnato, andrà ad aprirsi il vostro canale Vimeo per andare a cercarsi lavori. Per cui magari mandate una mail dicendo "ciao, sono Mario Rossi, sono un regista, mi occupo di questo, sono specializzato in questo, vorrei collaborare, qui sotto ti inserisco i miei ultimi lavori pubblicitari", e magari inserite 1, 2, massimo 3 link. Poi sarà il producer, nel caso, spulciare anche gli altri lavori della vostra reel. Quindi mi raccomando, la presentazione è veramente fondamentale. Non stalkerizzate nessuno, non mandate solo il link del vostro profilo Vimeo o il link del vostro portfolio, ma mandate dei lavori separati, pochi, in modo che non costi niente a chi sta dall'altra parte cliccare su un link e vedere fin dai primi secondi se il vostro lavoro è interessante. Quindi giocatevi le vostre carte in maniera intelligente, studiate le reel delle case di produzione, create una reel seguendo i consigli che vi ho dato e vedrete che in un qualche modo riuscirete a fare breccia nel mercato pubblicitario. Ultimissima cosa, anche se la dicevo già nel video precedente, mi raccomando, le thumbnails della vostra reel devono suscitare interesse nei producer. Con questo è tutto, grazie per seguire questi video, mi raccomando scrivetemi qui sotto sui commenti
cosa ne pensate, se sono andato a coprire un po' tutti i vostri dubbi sulla Reel, altrimenti fatemi domande, cercherò di rispondervi nei commenti o magari di realizzare altri video, shorts che vadano in qualche modo a darvi ulteriori delucidazioni sull'argomento. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, grazie ancora e ci vediamo alla prossima. Ciao!